Ci discostiamo dal solito appuntamento domenicale del Market Trend per parlare dei gusti di alcuni VIP. Infatti in questa puntata parleremo di orologi che hanno acquistato per loro stessi o per fare dei regali ai propri collaboratori, amici o parenti, alcuni personaggi famosi nel mondo dello spettacolo, dello sport, della musica, ma anche della politica. E vi consiglio di rimanere fino alla fine per non perdervi la chicca finale. Iniziamo! Noi collezionisti appassionati spesso ci soffermiamo a guardare gli orologi in giro, per strada, ma soprattutto di chi vediamo su Instagram o nei film, motivo per il quale gli ambasciatori delle varie case orologiere funzionano. Al di là degli ambasciatori, come ad esempio David Beckham con Tudor o anche Roger Federer con Rolex, ci sono anche alcuni personaggi famosi che mostrano i propri gusti, oltre che comprando gli orologi da aggiungere alla loro collezione, anche facendo dei regali ai propri amici, collaboratori o colleghi. Il motivo per il quale ve ne parlo è perché ci sono stati alcuni eventi che mi hanno incuriosito e approfondendoli credo che possano essere di vostro interesse. Recentemente sui social stanno facendo molto parlare gli appassionati e i collezionisti alcuni scatti che ritraggono l'attore Keanu Reeves, che è stato protagonista in vari film tra cui L'Avvocato del Diavolo, Matrix, Point Break e la recente saga John Wick. Nonostante la sua fama e i suoi ingenti guadagni è rimasto umile ed è anche rinomato per essere una persona molto generosa. Infatti pensate che ha donato addirittura il 70% dei suoi guadagni a vari ospedali. Una volta terminate le riprese della trilogia Matrix, che gli hanno fatto incassare cifre astronomiche, decise di donare oltre 50 milioni di dollari allo staff che curò i costumi e gli effetti speciali. Successivamente regalò un Harley Davidson da 9.000 dollari a ciascuno degli stuntman che aveva partecipato alle riprese, per un totale di 75 milioni di dollari. Vi ho raccontato questo poiché recentemente sono comparse sui social alcune foto dell'attore canadese mentre regalava ai 4 stuntman che hanno collaborato insieme a lui alle riprese della saga di John Wick 4 Rolex Submariner ultima referenza, personalizzati. Infatti ogni orologio presenta sul fondello un'incisione contenente un messaggio di ringraziamento personale rivolto ad ognuno degli stuntman. Ma Keanu Reeves non è l'unico, come ben saprete, ad aver fatto un gesto del genere. Infatti Steve Carell, attore famosissimo che ha recitato nelle serie TV The Office, in film come 40 anni vergine, The Anchorman, Una settimana d'addio e moltissimi altri, l'attore statunitense è un grande appassionato e collezionista di orologi, infatti è stato visto indossare moltissime volte il bellissimo Rolex GMT Batman. Ha indossato nella serie Netflix Space Force, all'interno della quale recitava la parte del generale, l'iconico Omega Speedmaster Moonwatch. Risulta essere anche un grande appassionato di J.J. LeCoultre, infatti all'88esima edizione degli Academy Awards nel 2016, dove era copresentatore, è stato visto indossare un J.J. LeCoultre calendario perpetuo. Orologio al quale risulta essere molto affezionato è il Rolex Submariner, che ha indossato durante varie serie TV e film. Tant'è che al termine delle riprese della serie TV The Office ha regalato ad ognuno un Submariner. Kate Flannery, che recitava la parte di Meredith Palmer, ha rivelato durante un'intervista che continua tuttora ad indossare questo orologio, poiché le ricorda la bellissima esperienza passata con l'amico e collega Steve Carell. Nel mondo della musica, invece, uno dei personaggi americani più famosi per essere un collezionista è sicuramente DJ Khaled. È un grande appassionato Rolex, infatti ha mostrato 2 Skydweller, uno full gold e uno in acciaio con lunetta zigrinata in oro bianco e quadrante blu. 2 rarissimi dei date, il primo la versione in oro bianco per il 60° anniversario con quadrante verde oliva, del quale ne ha parlato Alessandro in un precedente video, ma in oro rosa, e il secondo un Day-Date President, forse ancora più raro, in platino è un design unico in quanto il quadrante è di un blu ghiaccio, un'esclusiva per i Rolex in platino insieme al Daytona, e gli indici delle ore sono in scrittura araba. DJ Khaled ha postato un video nel 2017 dove si trova alle Bahamas e possiamo vedere come sorprende i propri collaboratori regalandogli dei Rolex Day-Date per la loro lealtà, come dice appunto il musicista, uno in oro rosa e altri 2 in oro giallo, tutti e 3 con indici in diamanti taglio baguette, per una spesa complessiva di circa 100.000 dollari. Altro personaggio appartenente al mondo della musica e rinomato per essere un collezionista e appassionato di orologi è Bruno Mars. Il cantante americano è un appassionato dei Rolex Day-Date in oro giallo, infatti ne ha una vasta collezione costituita da un raro Day-Date President in oro giallo per l'appunto con quadrante in smalto verde e numeri arabi costellati da diamanti. Ha indossato anche un classico Day-Date full gold e anche un raro Day-Date sempre in oro 18 carati e con quadrante
quadrante nero e indici in diamanti. Ecco, notiamo come gli artisti americani abbiano una passione per i Day Date President, come se fosse una sorta di status symbol. Quando nel 2019 si concluse il 24K Magic World Tour, Bruno Mars regalò ai membri della sua band e ai ballerini un Audemars Piguet Royal Oak Jumbo referenza 15202, ovviamente in oro giallo 18 carati. Gli orologi avevano anche delle scatole con una placca in oro che Audemars Piguet ha realizzato appositamente per la band. Nel mondo dello sport sono moltissimi invece i regali che sono stati fatti ai propri compagni di squadra. Fra questi abbiamo il famosissimo calciatore Cristiano Ronaldo, il quale ha una collezione composta da orologi possiamo dire abbaglianti, poiché la maggior parte sono completamente costellati da diamanti. I più famosi mostrati dal calciatore portoghese sono l'Hublot Masterpiece MP09 Tourbillon, un Franck Muller Sin 3 Tourbillon, un Breguet Classique Grand Complication e il Franck Muller Diamond Tourbillon. CR7 nel 2014 ha regalato a ciascuno dei propri compagni per Natale dei Bulgari Diacono, per commemorare la 10ª Champions League vinta dalla squadra dove militava, ossia il Real Madrid. Nel fondello ogni orologio ha inciso il nome di chi lo ha ricevuto e la scritta identificativa per commemorare l'evento, ossia la 10ª, e ovviamente la sigla del campione portoghese, CR7. Per rimanere nell'ambito calcistico ci sono due giocatori che hanno militato nel nostro massimo campionato che hanno fatto i regali ai propri compagni. Mauro Icardi, il quale ha voluto ringraziare ciascuno dei compagni per averlo aiutato a diventare capocannoniere della Serie A nella stagione 2017-2018, regalando 23 Rolex Datejust con quadrante personalizzato dégradé che va dal nero al blu e che richiama i colori dell'Inter, squadra dove militava all'epoca, e le sue iniziali con il numero di maglia sia stampate sul quadrante che incise sul fondello. Sull'altra sponda di Milano abbiamo lo storico capitano del Milan, Paolo Maldini, il quale prima di ritirarsi nel 2009 regalò ad amici e parenti 100 Rolex Submariner con inciso il numero 3 sul bracciale e una dedica con numerazione sul fondello. Chissà come avrà fatto a trovare 100 Submariner. Siamo arrivati alla fine del video e come vi avevo promesso vi racconto una chicca. Abbiamo parlato di attori, di personaggi nel mondo della musica e di sportivi, ma alla lista di coloro che hanno regalato degli orologi prestigiosi si aggiunge anche un politico e imprenditore italiano. Come avrete potuto vedere dalla copertina, stiamo parlando di Silvio Berlusconi. È un amante di Patek Philippe, infatti è stato visto indossare un Patek Philippe Calatrava con cassa in oro giallo referenza 3893 e successivamente un Patek Philippe Calatrava Full Gold referenza 35621. Nel 1997, in occasione delle feste natalizie, il presidente ha regalato ad alcuni dirigenti delle sue aziende e a diversi politici del suo partito un Patek Philippe Calatrava 3919J, cassa in oro giallo. Sul fondello è incisa la firma di Silvio Berlusconi. Ditemi cosa ne pensate di questi orologi e quale di questi vi sarebbe piaciuto ricevere, e magari ditemi quali avreste regalato ai vostri amici, parenti o colleghi. Come sempre vi ringrazio per essere stati anche in questo video. Se i temi che trattiamo in questo canale sono di vostro gradimento, vi invito ad iscrivervi al canale. Detto questo, ci vediamo in una prossima puntata qui su TOC. Ciao!